and welcome to this new video. First of all, if you can't speak Italian, please click on the CC button. Don't worry, most of my video will still be in English. I actually tried to vlog this week. I went to Busan for one day and I wanted to bring you guys with me, but then this happened. Look at this. Of course, the only day that I'm in Busan, it's freaking raining! Hey, hello? It's raining. How can you swim? Koreans. So now I'm here, it's like Friday night and I don't really have time to do any other kind of video, and I just realized that if I speak Italian, it's much easier for me, it's less awkward, and overall the quality of the video is much higher, so I hope you don't mind, and let's get it started. And let's get it started. This is how Korea has changed me. Allora, incominciamo. Direi che la cosa più ovvia, la cosa da cui iniziare è il mio aspetto fisico. Da cosa ho capito che il mio aspetto fisico è cambiato? Dal fatto che quando torno in Italia la gente mi parla in inglese. Giuro, cioè io torno e la gente mi fa "Excuse me, sorry", e io "What? Sono italiano anche io, ah!" E in più tantissimi commentano sotto ma sei coreano, ma sei cinese, ma sei italiano. A parte che va bene magari non sembrare proprio l'italiano macho puro, però comunque un minimo, cioè non sembro asiatico o no? E perché sono cambiato? Allora, prima di venire in Corea io ero proprio una persona che non si curava ma minimamente del proprio aspetto fisico e non me ne sono mai accorto, nel senso che cioè io ero convinto che mi mettere la mia cremina idratante prima di andare a letto fosse more than enough. No, quando ho detto questa cosa tutti tipo "Cosa fai? Solo la crema idratantina prima di andare a lettino?" No! Errore! Infatti dovete sapere che la skincare in Corea è composta da 10 step. Ora tu dici, e che ci fai con 10 step? Boh, non l'ho ancora capito neanche io ne faccio tipo 5 ora, credo. Ho cominciato a prendermi cura più della mia pelle, del mio aspetto fisico in generale, anche perché, come sapete, da quando sono in Corea lavoro nel campo dello spettacolo, quindi diciamo che oggettivamente devo lavorare col mio corpo. Anche se suona un po' male detta così. Quindi sono cambiato dal punto di vista delle mie abitudini per quanto riguarda la cura della pelle, dei capelli, del corpo in generale, ma anche mi sono aperto ad altre cose. Anche questo suona male però. Marco, però che video vuoi fare oggi? Allora dillo! Mi sono aperto ad altre cose nel senso che prima non avrei mai pensato in vita mia di per esempio togliermi il neo che avevo qua, togliermi le occhiaie, mi sono tolto le occhiaie e questo ha cambiato tantissimo il mio aspetto fisico, ovviamente. Sono passato da Mr. Bean a Mr. Bean senza neo. Inoltre ho cominciato a truccarmi in Corea. Sì, il maschio etero-coreano si trucca e è una cosa normale qui. Si truccano come maschi etero però, quindi tipo hanno lo stacco collo, faccia, perché pur essendo che se si truccano sono comunque etero, quindi non capiscono che fa schifo lo stacco qua. Però sì, essendo una cosa così normale qua, ho cominciato a prenderla come una cosa normale, quindi soprattutto se devo andare a fare un provino o un colloquio di lavoro, insomma gli do qualche passata per sembrare normale. Però in generale mi sento un po' nudo ora se non mi trucco. Altra cosa che è cambiata è il mio modo di vestire. Potete vedere come sono cambiato dal vestirmi così da sfigato a bimbo minchia. Passi avanti, passi da gigante, bellissimi. No, comunque a parte gli scherzi, ovviamente a vivere qua uno si adegua allo stile, anche perché i negozi, cioè sono in Corea, io dov'è che vado a prendere i vestiti? Cioè non c'è la Lidl qua per comprarsi i vestiti, li vendono i vestiti alla Lidl, non lo so. Anche H&M e Zara sono diversi qua, non vendono gli stessi vestiti. Cioè non posso credere che vendano le cose che io vedo qui in Corea, in Italia. Magari mi sbaglio, qualcuno lo sa per caso? Lo mettete sotto nei commenti, grazie. Tu se lavori da H&M o Zara, sai per caso se i vestiti sono diversi a seconda del paese? Perché mi pare proprio così. E niente, quindi il modo di vestire, il modo di fare i capelli. Secondo voi uscirei mai così in Italia? Con sto ciuffo che pare una scagazzata di merluzzo qua? No, è uno stile molto coreano.
Altra cosa che è cambiata tantissimo in me è il bere alcol ovviamente. I coreani bevono come se non ci fosse un domani, bevono veramente che non si reggono più in piedi, dalle 10 di sera sono delle bisce, si trasformano in delle bisce che non sanno più camminare e strisciano per terra. Forse non lo sapete, ma la Corea è il paese in cui si beve di più al mondo, più della Russia. Sì, so che tu stai pensando che non sia possibile, ma fai delle ricerche ed è proprio così, sono degli ubriaconi. Quindi voi direte, sei diventato alcolizzato in Corea. All'inizio sì, devo dire che i miei primi mesi in Corea sono stati molto pazzerelli. Preso da questa cultura dell'alcol, decisi che appunto volevo anch'io diventare un alcolizzato, perché no, insomma, è una cosa, mi sembrava così bello. Però pian piano sono cambiato e continuare a vedere sta gente distrutta dalla vita ogni sera mi fa capire che io non voglio diventare così. Quindi paradossalmente questa cosa a me ha funzionato all'inverso e quindi io in realtà bevo molto meno adesso. Poi dici cosa bevono? Berranno delle robe buonissime per bere così tanto. No, bevono soju, sta roba qui che dici cos'è? È veleno, sa di morte, ok? Se io devo pensare al gusto della morte è il soju. Quindi perché berne così tanto? Perché un bicchiere di vino? Il vino lo bevo tanto adesso, cioè nel senso che non tanto, ma nel senso che lo apprezzo più rispetto a prima, il sapore del vino. Altra cosa che è cambiata molto da quando vivo in Corea è la mia autostima. Al di là che in Corea, come alcuni di voi sanno, alcuni magari non lo sanno, comunque sono riuscito a realizzare tantissimi dei sogni che avevo. La mia autostima in Corea cresce perché il mio viso, il tipo di viso che ho io in Corea, rientra molto nei loro standard di bellezza, ok? Che non sto dicendo che sono figo, sto dicendo che per i standard che hanno qui il mio viso rientra abbastanza nei loro standard, che sono per esempio la faccia piccola. Io ho una faccia molto piccola, che una cosa di cui non mi sono mai reso conto in Italia, perché voi ci pensate a uno che ha la faccia grande o piccola, boh, io no. Da quando sono qua la primissima cosa che mi sono sentito dire quando sono atterrato in Corea è: che faccia piccola che hai? E io tipo vabbè, e quindi poi in realtà ho scoperto che la faccia piccola in Corea è una cosa bella. Non chiedetemi perché. Poi non so, le sopracciglia in un certo modo, gli occhi, le ciglia in un certo modo. In Corea mi sento dire: ma che bellissime sopracciglia che hai. Voi sentireste mai questo complimento in Italia? Cioè, non penso proprio. Io da quando sono qua sento sempre che ho la faccia piccola, le sopracciglia belle, tutti questi complimenti che però, capito, se li senti ogni giorno, cioè ti senti anche un po' figo. Fate conto che gli standard di bellezza sono così diversi rispetto all'Italia, che io una volta ho fatto vedere le foto di attori italiani ai miei amici, tipo Raoul Bova ai tempi d'oro, e loro comunque hanno detto tipo capirai, sei meglio tu. Fermi tutti, non sto dicendo che io sono più figo di Raoul Bova Magara, però in Corea diciamo ci sono degli standard diversi e quindi sentendomi dire che sono faico tutti i giorni, alla fine dopo un po' ti senti faico, no? Grazie Corea per farmi sentire faico. Altra cosa che è cambiata tantissimo in me è il rispetto verso le persone più vecchie di me, più anziane di me. In Corea c'è molto questa cosa che se una persona è più anziana di te va rispettata. Prima tendevo a mettermi sullo stesso livello rispetto a una persona più grande di me. Più grande di me non vuol dire per forza 80 anni, cioè parliamoci chiaro, anche una persona che ha 40 anni, 30 anni. No, io ne ho 30 adesso. Dannazione Marco, fatene una ragione ai 30 anni. Ora tendo più a rispettarlo in quanto è una persona con più esperienza di me in campo lavorativo, in campo della vita in generale. Quanta cultura in questo video. Noi siamo molto tipo: uè, bella zio, bella nonna, uè, ciao nonna, cosa hai fatto oggi, nonnina, eh? Mi fai la parmigianina, eh? In Corea non te lo scordi, nel senso che alla nonna devi dare tipo del lei, che non è giusto o sbagliato, non penso ci siano cose giuste o sbagliate. Ci sono semplicemente due culture diverse, due modi di crescere diversi. In questo senso sono molto cambiato, perché all'inizio io, essendo cresciuto in un certo modo, pensavo che l'agire in un altro modo fosse sbagliato, perché io ero cresciuto così, e invece ho capito che no, sono semplicemente due culture diverse. Solo che ora stare a vivere qui, giustamente, mi è entrata questa roba. Anche i miei genitori, non so se questa cosa sia cambiata perché sono cresciuto io, perché vivo
vivo distante dai miei genitori, però ora vedo i miei genitori più come persone, e come persone che hanno fatto per me, che mi hanno dato tanto, mentre prima davo per scontato tante cose che i genitori fanno per i propri figli. Qui invece in Corea devo dire che i genitori ti fanno pesare molto quello che fanno per te. Tenete conto che non tutti, ma tantissimi figli danno ai genitori tipo uno stipendio per tutti i soldi che hanno investito per loro quando erano più giovani, no? Cosa che per noi è stranissima, almeno nella mia famiglia non penso che mia mamma si permetterebbe mai di dire dammi uno stipendio perché io ho speso un sacco di soldi per te quando eri giovane. Cioè, per noi è una cosa assurda, ok? Però questo mi fa capire quanto in realtà, quanti sacrifici facciano, quante cose in effetti facciano per noi che non sono scontate. Quindi il fatto di vivere qua mi ha veramente cambiato in questo senso, e ora apprezzo molto di più quello che ho, quello che mi hanno dato e i miei genitori in generale. Ok, questo era come la Corea mi ha cambiato. Sicuramente non ha aiutato il mio italiano, a quanto pare. Non so in realtà come sia uscito questo video, perché come vi ho detto è stato last minute. Non so se ci siano altre cose che sono cambiate in me e di cui non ho avuto il tempo di pensare. Come sto parlando? Non so parlare italiano. Certo che poi la gente mi scrive ma sei italiano? Cioè anch'io me lo chiederei. Comunque non so come uscirà questo video. Nel caso sia uno schifo chiedo scusa. Potete seguirmi su Instagram e Facebook. Non so perché ormai non li metto più qua perché sono nella sigla finale, ma va bene così Marco, bravo, va bene così. E ci vediamo nel prossimo video. Adorate anche voi questa maglietta, perché io l'adoro alla follia. Cioè, la Pantera Rosa, ma stiamo scherzando? Bellissima. Pizza carbonara, ciao. Plum 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 plum.